Ciao a tutti e bentornati su Kalimba Waves. Oggi sono venuta fino a Osio Sopra per provare un'esperienza assolutamente nuova. Qui incontrerò una coppia di artigiani che mettono veramente tantissima passione nel loro lavoro, costruiscono kalimbe, ma non solo, anche altri strumenti musicali come gli ukulele e altri strumenti a percussione. Loro sono veramente due persone che nel loro lavoro ci mettono l'anima, ogni strumento è diverso dall'altro, quindi mi raccomando, finito tutto il video, seguiteli, seguite le loro avventure in giro per l'Italia, fanno un sacco di eventi, partecipano a un sacco di mercatini, le loro kalimbe sono tutte in vendita, vi prego date un'occhiata a questa coppia. Come li ho conosciuti? Scorrendo alla bacheca di Instagram un giorno ho incrociato questa kalimba stupenda, decorata proprio a regola d'arte, si vedeva, era fatta assolutamente a mano. Sono rimasta davvero stupita, ho visitato il loro profilo Instagram, ho scoperto che il loro laboratorio era aperto non proprio a tutto il pubblico, però bastava contattarli per poter accedere a questo laboratorio e magari ordinare anche uno strumento personalizzato, perché è un servizio che loro concedono al pubblico. Li ho contattati e fortunatamente mi hanno chiesto di incontrarli ad un evento in zona Lambrate a Milano. Li ho conosciuti, veramente due persone simpaticissime, molto semplici, con tantissima passione per la musica, per tutto ciò che sono i materiali, la qualità, il suono. Però adesso andiamo dentro e scopriamo come si crea una kalimba. A dopo! Eccoci qua con Maurizio che adesso ci ha portato nel suo laboratorio, guardate qui che graficata, e ci mostrerà come si produce, come si crea una kalimba da zero. Allora, innanzitutto Maurizio, ciao, grazie mille per averci invitato qui, siamo super esaltati, penso anche tu. Per cominciare Maurizio, che rapporto hai con la musica? Il rapporto con la musica è un rapporto che nasce con me, cioè, io ho cominciato da piccolino a suonare qualsiasi cosa trovassi, poi man mano ho trovato la mia dimensione grazie alle bande, la banda della scuola è una cosa importantissima perché ti avvicina già procurandoti gli strumenti, dunque senza acquistarli intanto che per vedere, ti mette proprio a contatto con la musica e con la strumentazione. Da lì poi man mano le prime band, i concerti. Nel 94-95 abbiamo vinto anche dei concorsi, ho vinto dei concorsi anche internazionali abbastanza prestigiosi, dopodiché ho preso la svolta verso la musica rock, la musica più moderna, insomma, perché suonavo musica classica prima. Quindi sei un artista poliedrico, suoni un sacco di strumenti. Ecco, poi riusciamo a fare un elenco oppure stiamo qua fino a domani? No, vabbè, quello che ho avuto sotto mano sono riuscito a un po' a suonare, insomma. No, perché non ve l'abbiamo mostrato, però di là è veramente pieno di strumenti. Abbiamo visto un pianoforte, un armonium e lo sa anche suonare, abbiamo visto un sacco di kalimbe, chitarre, un basso, però lui sa suonare e addirittura creare, quindi un mestiere molto nobile, e kalimbe. Sì, l'idea iniziale era quella di aprire un negozio, una bottega, nella nostra città che è Bergamo, dove il mestiere di liutaio ritornava, no? Cioè il classico liutaio che tu come portavi, non so, la scarpa a riparare, portavi la chitarra o altri strumenti in bottega appunto per essere riparato, per essere aggiustato. Poi è successo che nonostante appunto era una startup e tutto, non siamo riusciti, ci abbiamo messo noi le mani, abbiamo detto non riusciamo più a vendere gli strumenti degli altri, cosa facciamo? Ne creiamo noi. Semplicemente abbiamo aperto tantissime pagine su internet, abbiamo visto tantissimi strumenti, tra questi abbiamo scelto la kalimba, il teponazli o altri strumenti che comunque ci affascinavano. Quindi vi occupate soprattutto di kalimbe, strumenti a percussione, ma io so anche strumenti a corda come l'ukulele. Strumenti a corda come l'ukulele cigar box o la cigar box, che è la classica chitarra a tre corde che si suona con lo slide. Dopo mostriamo anche tanti altri strumenti, però adesso direi di entrare nel vivo della situazione e di parlare di materiali, ma soprattutto di farli vedere questi materiali. Certo. E la manodopera soprattutto, che conta un sacco. Quindi cominciamo? Va bene. Qua. Beh, questo è fantastico, questo è zircote. Questo è il nodo della pianta. È già la natura che ci dà delle opere d'arte. Sì, assolutamente. I legni che utilizziamo sono tutti quanti acquistati
Questo è un rivenditore che è a Desio e che è specializzato nei legni esotici. Lì vado ad acquistare questi legni, ad esempio questo è cedrella. Noi prendiamo proprio appunto i pezzi così, ecco, da qua arriva la calimba. Profumato, cedrella è molto profumato. Questo Sentiamolo, scusa. Vai. Si È sente? dolcissimo. Sembra, cioè, cedrella, però in realtà cannella, cioè sembra... No, sul serio. Questo è con un acero marezzato che ha la particolarità di avere appunto questa tridimensione o bidimensione all'interno, cioè si vedono queste onde all'interno del legno, appunto chiamata marezzatura. Questo è il Mogano Kaya, il famoso Mogano Kaya, che è un mogano molto leggero, un mogano africano, e ha delle particolarità importanti perché rispetto al mogano tradizionale, che è molto più gnocco, il mogano tradizionale è un mogano è più scuro, è molto più pesante e più denso, e anche questo comporta comunque delle vibrazioni differenti. Che è questo, dunque Questo si può è il notare la mogano normale. differenza da un mogano Kaya e un altro, e il mogano tradizionale. E tra l'altro lascia lo strumento anche abbastanza leggero, che Sì. Non è mai da buttare via come caratteristica, no? Esatto. Si stanca di meno, si suona più volentieri. Questo qua ad esempio è un frassino americano che utilizziamo sempre sia per il corpo che per il topo della calimba. E questo ad esempio è un altro legno che è il padrone. Ah, pensavo fosse ciliegio. No, Così ciliegio scuro. è un altro. Sono assolutamente leggeri. Sì. Uno non se lo aspetta, sembra ancora dei... Senti questo qui è leggerissimo. C'ho qua la bacchetta, aspetta. Ma fammi capire, questa Sì. qui è già una forma pronta per fare una questi qua calimba? esatto, sì, questi qua sono i nostri pezzi già pronti, perché io alcuni ce li ho così, ovviamente non tutti li lavoro subito, man mano mi preparo dei pezzi e vanno poi a fare le calimbe. Queste sono per le calimbe, la calimba Catania, che è la calimba quella legno massello, già pronte, Sì, il mio dubbio era, di qui questa misura. esce fuori la cassa armonica o No, questa è quella come quella dell'Okema. flat? Sì, esatto. Cioè senza cassa armonica? Sì. Ci sta. Invece per fare la cassa armonica immagino che tu tagli questi pezzi e fai tipo una gabbietta. Cioè Esatto, ok, ti faccio vedere. Ok. Questo è bruttissimo adesso, magari anche puzzolente, che tira fuori bel suo vabbè. della resina, Però io lo trovo stupendo. questo è amaranto. Cioè guarda che roba, è Sì, viola. È viola. Sì. Cioè sembra, non so, mi ricorda le cipolline di Tropea. Bravo, è vero. Però cioè, è Ma il stupenda. colore lo prende con l'ossidazione quando viene tagliato, Mhm. il colore viola. È una meraviglia. Sì, sì. Infatti le calimbe che abbiamo sempre fatto con l'amaranto sono quelle che comunque al primo mercatino sono quelle che vanno via. Sì, vanno via subito. Questa è una calimba che poi sarà appunto una calimba Catania, una calimba piatta da finire con l'intarsio in noce. E sono riuscito a fare, è tutto un intarsio fatto comunque a mano, cioè non vedi non sono dei pezzi separati, ma dei pezzi che si combaciano uno con l'altro, uno sopra l'altro. Allora, quello è il zebrano. Questo è il zebrano. Direi che possiamo immaginare il motivo di questo nome. Questo è Pero, con la quale sto realizzando la calimba in cocco. Poi con l'olio effettivamente si scuriscono un po', normalmente. Sì, giustamente l'olio protegge. Però poi alla fine lavorato è così, poi dipende dalle venature del legno. Questo è il sassafrasso e questo è in zircote. Questo invece è zircote. Come sì, quel legno ponticello. bellissimo con tutta la lavorazione naturale. Ma adesso andiamo a vedere come si crea da zero la calimba. Prego. Allora, come esempio questo è un pezzo di palissandro Santos, ovviamente non è né piallato né lavorato. Viene fatta la lavorazione solo sulla pialla, portata a spessore e poi ricavo appunto questi. Dunque, questo è quello diciamo brutto, poi diventerà così, che è stupendo. Dunque, da questo a questo, tagliato a pezzi della misura appunto
di quello che va a formare poi la box della calimba, la scatoletta, ci sono i taglia 45. Per i taglia 45 ho creato appunto per le kalimbe questa, che è una slitta che serve apposta e principalmente per fare questo lavoro, che è una slitta appunto per i taglia 45, differente da questa che ho sempre creato io per i taglia 90. Ok, tagliata 45, le incollo. E dunque il passaggio è da questo a questo a questo, e questa è, diciamo, la cassa della kalimba, che poi devo lavorare, verrà lavorata e levigata con le varie carte. Si parte sempre da una più grossa, una grana 40, fino a finire poi col prodotto finito, che è una grana 1000 che viene appunto lucidata. Dopo appunto la lavorazione della scatola, scelgo personalmente i pezzi che mi piacciono di più. Ad esempio ci sono alcuni pezzi che hanno dei nodi o delle venature particolari, taglio a misura, in questo caso è pero come top. Questo è un abete che gli fa da fondo, la scatola viene poi incollata con dei morsetti, successivamente una volta incollata è pronta per le lavorazioni finali, che saranno quelle appunto di praticare il foro di uscita del suono e i due fori per il ponte e il cablaggio per la parte elettrica. Ma cambia qualcosa mettere legni diversi piuttosto che tutta una kalimba fatta con lo stesso materiale? Se i legni sono della stessa famiglia, cioè io chiamo famiglia, poi se sono di stessa densità, Okay. no, pochissimo, perché comunque un palissandro o il benghè comunque hanno delle particolarità simili come legni. Già ad esempio il Moganokaia o altri legni più leggeri, mi viene in mente magari il frassino, magari che ha quella venatura più particolare, ha delle particolarità diverse, però sono comunque strumenti molto piccoli e hai delle vibrazioni differenti più o meno, te ne accorgi di più magari se lo strumento viene collegato che elettrico che magari a livello acustico. Quindi abbiamo parlato dei legni, adesso si passa alla parte in metallo. Esatto, questo è tutto acciaio Easy 304 o 316 ed sono appunto dei tondini e delle bacchette appunto in acciaio che servono per realizzare i ponti, in questo caso il ponte pieno e il tondino vuoto, e i ponticelli sotto delle kalimbe. Dunque adesso ti faccio vedere come taglio. Sì. Un po' di casino. Per fare un lavoro come il nostro è difficilissimo.